Ciao a tutti e benvenuti su Italian Pod. Io sono Alessia. E io sono Giovanni. Grazie per essere qui con noi oggi. Se state ascoltando questo episodio, probabilmente avete una storia con l'italiano. Forse avete iniziato a studiarlo perché vi affascina la musicalità di questa lingua, o perché sognate di camminare per le strade di Roma, Firenze o Napoli e sentirvi completamente a vostro agio mentre ordinate un caffè o chiacchierate con qualcuno del quartiere. Oppure magari avete radici italiane e volete riconnettervi con quella parte di voi, con la vostra famiglia, con le vostre origini. O semplicemente avete scoperto che l'italiano vi fa sorridere, che vi piace come suona, come scorre. Qualunque sia la vostra ragione, c'è una cosa che probabilmente avete in comune con moltissimi studenti di lingue, quella sensazione di essere fermi, di studiare, di provare, ma di non vedere il progresso che vorreste. Esatto. Magari conoscete tante parole, avete fatto decine di lezioni di grammatica, ma quando arriva il momento di parlare, vi bloccate. Oppure ascoltate un film in italiano e vi sembra tutto troppo veloce, confuso. E allora cominciate a chiedervi: ci arriverò mai? Raggiungerò mai quella fluenza che voglio? Oggi vogliamo parlarvi proprio di questo, ma non attraverso una lezione di grammatica o una lista infinita di vocaboli da memorizzare. No. Oggi parliamo di qualcosa di molto più profondo e allo stesso tempo molto più semplice. Le abitudini. Perché, vedete, imparare una lingua non è un evento, non è qualcosa che succede in un giorno, in una settimana o dopo un corso intensivo. Imparare una lingua è un processo, è fatto di piccoli passi, ripetuti nel tempo, è fatto di costanza, non di intensità. E questo è fondamentale da capire, perché spesso ci mettiamo una pressione enorme. Pensiamo, devo studiare 3 ore oggi, e poi passiamo 2 settimane senza fare niente perché siamo stanchi, demotivati. Invece 15 minuti al giorno, ogni singolo giorno, valgono infinitamente di più di 5 ore concentrate una volta al mese, perché quei 15 minuti diventano una parte naturale della vostra vita, diventano un'abitudine. E le abitudini sono potenti. Sono quelle cose che facciamo senza doverci convincere, senza dover trovare ogni volta la motivazione. Le facciamo e basta, come lavarci i denti o bere il caffè al mattino. Allora, prima di entrare nel vivo del discorso, vogliamo chiarire una cosa importante. Che cos'è davvero la fluenza? Perché c'è un mito che dobbiamo sfatare subito. La fluenza non è perfezione. No, assolutamente. Non significa conoscere ogni singola parola della lingua. Non significa non fare mai errori. Io sono italiano, madrelingua, e vi garantisco che faccio errori quando parlo. Dimentico parole, uso espressioni sbagliate, ogni tanto mi inceppo. E questo succede a tutti, in qualsiasi lingua. Quindi se state aspettando di essere perfetti prima di considerarvi fluenti, aspetterete per sempre. Per noi oggi la fluenza è un'altra cosa. È la capacità di navigare la vita quotidiana in italiano. Esatto, è poter esprimere i vostri pensieri, anche se con parole semplici. È capire quello che vi viene detto, anche se non afferrate ogni singola parola. È connettervi con le persone, è guardare un film e seguire la storia, è leggere un articolo e capirne il senso generale. È sentirsi a proprio agio dentro la lingua. Non perfetti, ma comodi, sicuri, capaci. E questo avviene anche con gli errori. Anzi, avviene attraverso gli errori, perché gli errori sono dati, sono informazioni, non sono fallimenti. Quindi oggi, in questo episodio, vogliamo condividere con voi 7 abitudini, 7 modi di approcciarsi all'italiano che, se praticati con costanza, possono davvero trasformare il vostro rapporto con questa lingua. E vogliamo essere chiari, non dovete adottarle tutte insieme, non dovete stravolgere la vostra vita da un giorno all'altro. Scegliete quella che vi risuona di più, quella che vi sembra fattibile, sostenibile per voi nella vostra vita, con i vostri ritmi. Iniziate da lì. Provate per 1 settimana, 2 settimane, poi se volete aggiungete un'altra abitudine. L'importante è costruire un sistema che funzioni per voi, un sistema personale, sostenibile nel lungo periodo. Perché il segreto non è fare tanto per poco tempo, il segreto è fare poco ma per sempre. Allora, siete pronti? Ecco le nostre 7 abitudini. L'immersione quotidiana, il piccolo appuntamento, l'ascolto attivo, la ripetizione spaziata, il parlare senza paura, lo studio contestualizzato e la connessione umana.
Nelle prossime sezioni esploreremo ognuna di queste abitudini in dettaglio, vi spiegheremo perché funzionano, come metterle in pratica e vi daremo una piccola sfida settimanale per cominciare. Allora, prendetevi comodi e cominciamo. Bene, iniziamo con la prima abitudine, l'immersione quotidiana. Questa è forse l'abitudine più trasformativa che possiate adottare e la bellezza è che potete farlo anche se vivete dall'altra parte del mondo, anche se non avete mai messo piede in Italia. L'idea è semplice. Circondarvi di italiano, farlo entrare nella vostra vita quotidiana, nelle piccole cose, nei momenti morti della giornata. Perché, vedete, il nostro cervello impara le lingue attraverso l'esposizione, non solo attraverso lo studio attivo, ma anche attraverso l'ascolto passivo, attraverso la ripetizione, attraverso la familiarità. Pensateci, quando eravate bambini, come avete imparato la vostra lingua madre? Non è che vi siete seduti con un libro di grammatica? No, eravate immersi in quella lingua, la sentivate tutto il giorno, dalla mattina alla sera. I vostri genitori vi parlavano, sentivate la televisione, le canzoni, le conversazioni per strada. E così, lentamente, il vostro cervello ha iniziato a riconoscere i suoni, i ritmi, le melodie della lingua. Prima ancora di capire le parole, capivate la musica. Ecco, questo è quello che vogliamo ricreare con l'immersione quotidiana. Ovviamente non potete replicare l'immersione totale di un bambino, ma potete fare molto di più di quello che pensate. E non sto parlando di studiare 5 ore al giorno, sto parlando di piccoli cambiamenti nel vostro ambiente, nella vostra routine. Allora, vediamo come potete applicare questa abitudine a seconda del vostro livello. Se siete principianti, cominciate con cose molto semplici. Per esempio, cambiate la lingua del vostro telefono. Lo so, sembra banale, ma è incredibilmente efficace. All'inizio vi sentirete un po' persi. Dove si trova quella funzione? Come si dice impostazioni? Ma in una settimana, massimo 2, avrete imparato tutte quelle parole tecniche che userete ogni giorno. E sono parole utili. Impostazioni, cerca, messaggi, chiamata, foto. Le vedrete 100 volte al giorno. Un'altra cosa bellissima per i principianti è la musica italiana. Create una playlist con canzoni italiane e ascoltatela durante i vostri spostamenti, mentre fate le pulizie, mentre cucinate. Non dovete capire tutto. All'inizio lasciate che il suono vi entri nelle orecchie, lasciate che il vostro cervello si abitui al ritmo, alla cadenza, all'intonazione dell'italiano. E poi magari scegliete una canzone che vi piace particolarmente e cercate il testo. Leggetelo mentre ascoltate. Vedrete che comincerete a riconoscere parole, frasi. Per chi è a un livello intermedio, possiamo fare un passo avanti. Cominciate a seguire contenuti italiani sui vostri interessi. Esatto. Vi piace il calcio? Seguite pagine Instagram di squadre italiane, guardate highlights con commento in italiano. Vi piace la cucina? Cercate chef italiani su YouTube. L'importante è scegliere argomenti che vi interessano davvero, perché così non sarà un peso, sarà piacevole. E qui c'è un trucco molto importante per Netflix o altre piattaforme streaming. Cambiate l'audio in italiano, oppure mettete i sottotitoli in italiano, ma non fate entrambe le cose in inglese. Esatto. Il problema dei sottotitoli in inglese con audio in italiano è che il vostro cervello farà sempre affidamento sull'inglese. Leggerete e ignorerete l'audio. Invece, se mettete l'audio in italiano e i sottotitoli anche in italiano, state facendo un doppio lavoro. Allenate l'orecchio e la lettura simultaneamente. All'inizio sarà più faticoso, lo sappiamo, ma dopo qualche episodio vedrete che diventa più naturale. E per chi è a un livello avanzato, è il momento di immergersi in contenuti autentici, pensati per italiani. Podcast italiani su argomenti che vi appassionano, non podcast per studenti, ma podcast veri, quelli che ascoltano gli italiani. Giornali online come La Repubblica, Il Corriere della Sera, oppure giornali locali se avete una regione italiana particolare che vi interessa. Anche solo leggere i titoli ogni mattina, sapere cosa succede in Italia, quali sono le notizie del giorno, vi terrà connessi e vi darà argomenti di conversazione. E qui la mini sfida per questa settimana. Create la vostra playlist dell'immersione. Scegliete 3 canzoni italiane che vi piacciono. Non importa che genere, non importa quanto siano famose, devono piacere a voi. E trovate un podcast italiano di 10 minuti. Può essere su qualsiasi argomento: storia, cultura, attualità, racconti. Ascoltate questa playlist almeno una volta nei prossimi 7 giorni e se potete fatelo più volte, mentre guidate, mentre camminate, mentre vi preparate la mattina.
L'immersione quotidiana non è studiare, è vivere con la lingua, e questa è una differenza enorme. Passiamo alla seconda abitudine, che io considero il fondamento di tutto. Il piccolo appuntamento. Questa abitudine riguarda la disciplina, ma in senso buono. Non quella disciplina rigida e punitiva, ma quella che vi protegge, che vi tiene sulla strada giusta. L'idea è questa. Ogni giorno, alla stessa ora, dedicate un tempo breve ma sacro all'italiano. Breve, eh? Stiamo parlando di 10-15 minuti massimo. Ma questi minuti sono intoccabili, non negoziabili, come l'appuntamento dal dentista o una riunione di lavoro importante. Perché, vedete, il problema più grande che abbiamo nell'apprendimento delle lingue non è la mancanza di tempo, è la mancanza di priorità. Diciamo sempre non ho tempo, ma in realtà quello che intendiamo è non è abbastanza importante in questo momento. Ed è normale. La vita è piena di cose urgenti, ma se l'italiano rimane sempre nella categoria «lo farò quando avrò tempo», quel momento non arriverà mai. Invece con il piccolo appuntamento voi decidete alle 8 di mattina, mentre bevo il caffè, faccio 10 minuti di italiano. Fine. È semplice, è chiaro, è fattibile. E la magia di questa abitudine è che diventa automatica. Dopo 2 settimane, 3 settimane, non ci pensate nemmeno più. È parte della vostra routine, come lavarvi i denti. Allora, come potete strutturare questo appuntamento? Dipende da voi e dal vostro stile di apprendimento. Un modo molto efficace, soprattutto per i principianti, è usare un'app. Duolingo, Babel, Busuu, ce ne sono tante. Lo so, le app hanno i loro limiti, non vi insegneranno a parlare fluentemente da sole, ma per mantenere una pratica quotidiana, per costruire vocabolario di base, sono fantastiche. E il vantaggio è che sono strutturate come giochi, avete delle serie da mantenere, dei punti da guadagnare. Per alcune persone questa gamificazione è molto motivante. Un altro metodo bellissimo è quello che io chiamo la narrazione mentale. Cioè? Mentre fate le vostre attività quotidiane, provate a descriverle nella vostra testa in italiano. State cucinando? Sto tagliando le cipolle. Ora le metto nella padella. Aggiungo l'olio. Ah, questo è potente. Perché state usando l'italiano in modo funzionale, per descrivere azioni reali che state compiendo. Esatto. E vi accorgerete subito di quali verbi non conoscete, di quali parole vi mancano, e quelle saranno le prossime parole da imparare. State creando un bisogno linguistico reale, non state memorizzando liste casuali di vocaboli, state imparando le parole di cui avete veramente bisogno. Ora, la mini sfida per il piccolo appuntamento è molto concreta. Voglio che scegliate un orario specifico, non la mattina, non la sera, un orario preciso. Per esempio, alle 7:30, subito dopo colazione, oppure alle 8 di sera, dopo cena. E poi scegliete un'attività che dura esattamente 7 minuti. Può essere un esercizio su un'app, può essere scrivere nel vostro diario, può essere ripassare dei flashcard. 7 minuti, non 10, non 5. 7, perché è un numero strano, ve lo ricorderete meglio. Mettete una sveglia sul telefono per quell'orario e per i prossimi 7 giorni rispettate quell'appuntamento come se fosse la cosa più importante della vostra giornata. Perché in un certo senso lo è. State investendo in voi stessi, state costruendo una nuova versione di voi che parla italiano. E vi garantisco che dopo 7 giorni vi sentirete diversi, più sicuri, più costanti. Avrete dimostrato a voi stessi che potete farlo. Terza abitudine, l'ascolto attivo. E qui dobbiamo fare una distinzione importante. C'è l'ascolto passivo, quello di cui abbiamo parlato con l'immersione quotidiana. Avete la musica italiana in sottofondo mentre fate altro. È utilissimo, vi abitua ai suoni. E poi c'è l'ascolto attivo, che è completamente diverso. E quando vi sedete, eliminate le distrazioni e vi concentrate al 100% su quello che state ascoltando. L'ascolto attivo è un'abilità a sé stante. Non è come leggere, dove potete tornare indietro se non capite una frase. Quando ascoltate, dovete processare l'informazione in tempo reale. E questo è esattamente il motivo per cui l'ascolto è spesso la competenza più difficile da sviluppare in una lingua straniera. Ma è anche quella che vi dà la soddisfazione più grande. Quel momento in cui guardate un video italiano e capite tutto è magico. Allora, come si pratica l'ascolto attivo in modo efficace? Dipende dal livello, ma l'approccio di base è simile per tutti. Se siete principianti, cominciate con clip molto brevi, 30 secondi, un minuto massimo.
Potete usare estratti da lezioni per principianti o anche brevi dialoghi da app di apprendimento. L'importante è che il contenuto non sia troppo al di sopra del vostro livello. Ascoltate la clip una prima volta senza fare nulla, solo ascoltare, cercare di cogliere il senso generale. Poi ascoltatela una seconda volta e stavolta prendete carta e penna. Scrivete ogni singola parola che riconoscete. Non importa se sono solo articoli, congiunzioni, parole base, il, bello, casa, scrivetele. Questo esercizio è potentissimo perché vi mostra che, anche se vi sembra di non capire niente, in realtà state riconoscendo più di quanto crediate. E quando leggete la vostra lista, vi renderete conto che forse avete capito la struttura generale della frase, anche senza conoscere ogni parola. Per chi è a un livello intermedio, possiamo alzare un po' l'asticella. Trovate un dialogo o una breve intervista di un paio di minuti. Può essere un estratto da un podcast, un video su YouTube, un telegiornale, qualcosa di autentico, ma non troppo veloce o complesso. Ascoltatelo una volta. Poi, senza riascoltare, provate a riassumere in inglese o in italiano quello che avete capito. Chi stava parlando? Di cosa stavano parlando? Era una conversazione informale o formale? C'erano disaccordi? Emozioni? Non vi concentrate sui dettagli che vi sono sfuggiti, concentratevi su quello che avete afferrato. Spesso è molto più di quello che pensate. E poi, se volete, riascoltate una seconda volta. Vedrete che coglierete molti più dettagli. Per chi è avanzato, c'è una tecnica chiamata shadowing, che è assolutamente fantastica, ma anche piuttosto intensa. Lo shadowing significa letteralmente fare l'ombra. Ascoltate qualcuno che parla in italiano e ripetete quello che dice, in tempo reale o con un ritardo di mezzo secondo. Cercate di imitare non solo le parole, ma anche l'intonazione, il ritmo, l'accento, le pause. È come se foste un doppiatore. Questo esercizio è incredibile perché lavora simultaneamente sull'ascolto, sulla pronuncia, sulla fluidità. Ma vi avverto, è faticoso. Non fatelo per più di 5 minuti di fila all'inizio. E scegliete materiali che siano chiari, un podcast ben articolato, un audiolibro letto da un professionista, non un film con accenti regionali forti, almeno non all'inizio. La mini sfida per questa settimana è molto specifica e anche un po' divertente. Trovate un video di un meteorologo italiano su YouTube. Cercate Meteo Italia o Previsioni Tempo. Perché un meteorologo? Perché usano un linguaggio chiaro, parlano a una velocità moderata e soprattutto perché usano molte immagini. Vedete le mappe, i simboli del sole e della pioggia. Questo contesto visivo vi aiuta moltissimo a capire, anche se non afferrate ogni parola. Guardate lo stesso video 3 volte nell'arco della settimana. La prima volta concentratevi solo sui numeri, temperature, gradi, percentuali. La seconda volta concentratevi sulle parole per il tempo: sole, pioggia, nuvoloso, sereno, temporale, vento. E la terza volta provate a capire la struttura generale. Nel nord farà, al sud invece nei prossimi giorni. Dopo 3 ascolti vi sorprenderete di quanto avete capito e avrete imparato un vocabolario molto pratico e utile. Quarta abitudine. E questa è basata su scienza solida. La ripetizione spaziata. Avete mai studiato tantissimo per un esame, fatto un'ottima figura e poi 3 mesi dopo non ricordavate più niente? Benvenuti nella curva dell'oblio. È un fenomeno psicologico studiato da Hermann Ebbinghaus già alla fine del 1800. La curva dell'oblio ci dice che dimentichiamo le informazioni in modo esponenziale. Dopo un giorno abbiamo dimenticato circa il 50-60% di quello che abbiamo imparato. Ma c'è una buona notizia. Se ripetiamo l'informazione a intervalli specifici, la curva dell'oblio si appiattisce. L'informazione si sposta dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. E questo è esattamente il principio della ripetizione spaziata. Non si tratta di ripetere ossessivamente qualcosa 100 volte in un giorno. Si tratta di ripeterla strategicamente. Oggi, domani, tra 3 giorni, tra una settimana, tra 2 settimane. E ogni volta che la ripetete, dovete fare uno sforzo mentale per ricordarla. Questo sforzo è quello che cementa la memoria. Allora, come potete applicare questo principio in modo pratico? Il modo più semplice ed efficace è usare un'app di flashcard come Anki. Anki è gratuita, disponibile su tutte le piattaforme e ha un algoritmo di ripetizione spaziata incorporato. Voi create le vostre carte e l'app decide quando farvele rivedere.
Se una carta vi risulta facile, Anki ve la rifarà vedere tra tanto tempo. Se è difficile, ve la riproporrà presto. E questo significa che studiate in modo efficiente, non perdete tempo a ripassare cose che già sapete bene. Ma se non amate le app, potete fare tutto anche con metodi fisici. Io uso un sistema che chiamo le scatole del ripasso. Come funziona? Avete bisogno di 3 scatoline o 3 buste. Le etichettate, ripasso oggi, ripasso domani, ripasso settimana. Quando imparate una parola nuova, scrivete una flashcard e la mettete nella scatola oggi. A fine giornata, ripassate le carte nella scatola oggi. Se vi ricordate una parola facilmente, la spostate in domani, se no rimane in oggi. E così via. Le carte che sapete bene si spostano sempre più avanti nel tempo. È un sistema semplicissimo, ma incredibilmente efficace. E c'è qualcosa di soddisfacente nel muovere fisicamente le carte da una scatola all'altra. Ora, un punto importantissimo. Non create flashcard solo con singole parole. Esatto. Casa uguale house è utile, ma limitato. Molto meglio è torno a casa alle 7. I come home at 7. Perché state imparando la parola in contesto. State imparando come si usa nella vita reale, con quale preposizione, in quale struttura. E le frasi sono anche più facili da ricordare perché raccontano qualcosa, creano un'immagine nella vostra mente. Un altro trucco? Mettete frasi che sono vere per voi, frasi che potreste davvero dire nella vostra vita. Se non vi piace il caffè, non studiate voglio un caffè. Studiate voglio un tè o quello che bevete veramente. Sembra un dettaglio piccolo, ma fa una differenza enorme per la memoria. Le informazioni personalmente rilevanti si fissano molto meglio. Allora, come potete applicare questo principio in modo pratico? Il modo più semplice ed efficace è usare un'app di flashcard come Anki. Anki è gratuita, disponibile su tutte le piattaforme e ha un algoritmo di ripetizione spaziata incorporato. Voi create le vostre carte e l'app decide quando farvele rivedere. Se una carta vi risulta facile, Anki ve la rifarà vedere tra tanto tempo. Se è difficile, ve la riproporrà presto. E questo significa che studiate in modo efficiente, non perdete tempo a ripassare cose che già sapete bene. Ma se non amate le app, potete fare tutto anche con metodi fisici. Io uso un sistema che chiamo le scatole del ripasso. Come funziona? Avete bisogno di 3 scatoline o 3 buste. Le etichettate, ripasso oggi, ripasso domani, ripasso settimana. Quando imparate una parola nuova, scrivete una flashcard e la mettete nella scatola oggi. A fine giornata, ripassate le carte nella scatola oggi. Se vi ricordate una parola facilmente, la spostate in domani, se no rimane in oggi. E così via. Le carte che sapete bene si spostano sempre più avanti nel tempo. È un sistema semplicissimo, ma incredibilmente efficace. E c'è qualcosa di soddisfacente nel muovere fisicamente le carte da una scatola all'altra. Ora, un punto importantissimo. Non create flashcard solo con singole parole. Esatto. Casa uguale house è utile, ma limitato. Molto meglio è torno a casa alle 7. I come home at 7. Perché state imparando la parola in contesto. State imparando come si usa nella vita reale, con quale preposizione, in quale struttura. E le frasi sono anche più facili da ricordare perché raccontano qualcosa, creano un'immagine nella vostra mente. Un altro trucco? Mettete frasi che sono vere per voi, frasi che potreste davvero dire nella vostra vita. Se non vi piace il caffè, non studiate voglio un caffè. Studiate voglio un tè o quello che bevete veramente. Sembra un dettaglio piccolo, ma fa una differenza enorme per la memoria. Le informazioni personalmente rilevanti si fissano molto meglio. La mini sfida per questa settimana è semplice, ma richiede un po' di disciplina. Prendete 5 parole nuove che avete incontrato questa settimana. Possono essere da una canzone, da un video, da una lezione. E invece di scrivere solo la parola e la traduzione, create una frase semplice e personale con ciascuna parola. Per esempio, se la parola è stanco, non scrivete solo stanco uguale tired. Scrivete sono stanco dopo il lavoro o la sera sono sempre un po' stanco. E poi ripassate queste 5 frasi secondo questo schema: oggi, domani e tra 3 giorni. Segnate le date sul calendario o mettete un promemoria sul telefono e ogni volta provate a ricordare le frasi prima di guardare la risposta. Dopo una settimana, quelle 5 frasi saranno vostre. Non dovrete più pensarci, usciranno naturalmente. E questo è il potere della ripetizione spaziata. Non magia, solo scienza. Quinta abitudine, e forse quella che spaventa di più: il parlare senza paura.
Lo sappiamo. Solo leggere queste parole può far venire l'ansia ad alcuni di voi. Perché parlare è vulnerabile. Quando parlate vi esponete. Potete fare errori, potete sentirvi ridicoli, potete non trovare le parole. E c'è questa paura universale. E se l'altra persona non mi capisce? E se rido? E se il mio accento è terribile? Allora, voglio dirvi una cosa molto chiaramente. Gli errori non sono fallimenti, gli errori sono dati. Ogni volta che fate un errore e qualcuno vi corregge, o voi stessi vi accorgete dell'errore, state imparando qualcosa che non sapevate. È impossibile diventare fluenti senza passare attraverso la fase imbarazzante, la fase in cui suonate strani, la fase in cui vi sentite come dei bambini che balbettano. Ma sapete una cosa? Agli italiani non importa, davvero. Se qualcuno fa lo sforzo di parlare italiano anche con 1000 errori, la maggior parte delle persone sarà entusiasta e incoraggiante. Certo, ci saranno sempre persone impazienti o scortesi, ma quelle sono rare e onestamente il problema è loro, non vostro. Quindi, come si fa a praticare il parlare quando non si ha qualcuno con cui parlare? O quando l'idea di parlare con qualcuno è ancora troppo intimidatoria? Si comincia parlando con se stessi. Lo so, suona strano, ma è incredibilmente efficace. Narrate la vostra vita ad alta voce in italiano. Adesso sto preparando il pranzo. Prendo una pentola, metto l'acqua a bollire. Oppure pianificate la vostra giornata. Oggi devo andare al supermercato, poi chiamare mia madre e la sera voglio guardare un film. All'inizio vi sentirete ridicoli, lo capisco, ma nessuno vi sta ascoltando. Siete soli, nella vostra casa, nella vostra macchina. E questa pratica fa due cose importantissime. Primo, attiva i muscoli della bocca, della lingua. State letteralmente allenando il vostro apparato vocale a produrre suoni italiani. E secondo, state creando un collegamento diretto tra pensiero e parola. State bypassando la traduzione mentale. Quando sarete in una conversazione vera, non dovrete più pensare come si dice questa cosa in italiano, perché avrete già praticato centinaia di volte. Un altro metodo fantastico per i più timidi è usare app di scambio linguistico come Tandem o HelloTalk, ma iniziare solo con messaggi scritti e vocali. Potete registrare un messaggio vocale, riascoltarlo prima di inviarlo, rifarlo se non vi piace. C'è molto meno pressione rispetto a una conversazione in tempo reale. E poi, quando vi sentite più sicuri, potete passare alle videochiamate, ma un passo alla volta. C'è anche un trucco che uso io e che si chiama blocchi di lingua o language chunks. Cosa sono? Sono frasi fatte, espressioni che impari a memoria e che puoi usare in quasi ogni conversazione per guadagnare tempo o chiarire. Per esempio? Puoi ripetere, per favore? Come si dice in italiano? Non sono sicuro di aver capito bene. Puoi parlare più lentamente? Ah, queste sono oro, perché ti danno controllo sulla conversazione anche quando non capisci tutto. Esatto, e tolgono pressione. Se sapete che potete sempre dire «scusa, non ho capito», allora non dovete fingere di capire o annuire senza sapere di cosa si parla. E gli italiani rispettano questo. Preferiscono ripetere o spiegare piuttosto che avere una conversazione dove l'altra persona non capisce ma fa finta di sì. La mini sfida per questa settimana richiede un po' di coraggio, ma è meno spaventosa di quanto sembri. Registratevi mentre parlate italiano per 60 secondi. Solo un minuto. Potete parlare di qualsiasi cosa, della vostra giornata, di cosa vi piace fare, del tempo, di un film che avete visto. Non riascoltate mentre registrate. Lasciate che le parole escano, anche se vi sembra di balbettare o fare errori. E poi, quando avete finito, riascoltatevi, ma con gentilezza. Questo è cruciale. Non ascoltatevi per giudicarvi. Non fate una lista di tutto quello che non va. Ascoltatevi e identificate una cosa che avete fatto bene, una parola che avete pronunciato bene, una frase che è uscita fluida, un'idea che avete espresso chiaramente. Solo una cosa positiva. Scrivetela, celebratela. Perché il punto di questo esercizio non è la perfezione, è l'azione, è dire io parlo italiano, anche se imperfetto. E quel cambio di mentalità da non so parlare a parlo e migliorerò è tutto. Sesta abitudine. Lo studio contestualizzato.
Questa è un'abitudine che può trasformare completamente il modo in cui imparate e si basa su un principio molto semplice. La memoria è associativa. Cosa significa? Significa che ricordiamo meglio le cose quando sono connesse ad altre informazioni, ad emozioni, a esperienze. Pensate a quando eravate a scuola. Quali lezioni ricordate meglio? Probabilmente quelli in cui il professore raccontava storie, faceva esempi concreti, vi coinvolgeva emotivamente. Non le lezioni in cui dovevate solo memorizzare liste di date o formule senza contesto. Ecco, lo stesso principio vale per le lingue. Se studiate liste casuali di vocaboli, senza contesto, senza connessione, dimenticherete la maggior parte di quelle parole entro pochi giorni. Ma se imparate quelle stesse parole dentro una storia, dentro un argomento che vi appassiona, dentro un'esperienza, quelle parole si fisseranno. Allora, come si applica questa abitudine in modo pratico? Semplice. Smettete di studiare cose a caso e cominciate a studiare intorno a temi che vi interessano. Se amate cucinare, non studiate la lista verdure dal libro di testo. Guardate un video di un cuoco italiano che prepara un piatto. Ascolterete parole come tritare, soffriggere, impastare, informare, nel loro contesto naturale. Le vedrete in azione. E la prossima volta che sarete in cucina, quelle parole vi verranno in mente automaticamente, perché le associate al gesto, all'azione. Se vi piace il calcio, leggete articoli sportivi italiani. Guardate highlights con commenti in italiano. Seguite giocatori italiani sui social media. Imparerete tutto il vocabolario del calcio, ma non perché lo avete memorizzato meccanicamente. Lo imparerete perché vi serve per capire qualcosa che vi appassiona. E questo vale per qualsiasi argomento. Arte, storia, moda, tecnologia, giardinaggio, astronomia, qualunque cosa. C'è anche un altro aspetto molto importante dello studio contestualizzato, ed è imparare la grammatica attraverso esempi reali piuttosto che regole astratte. Per esempio, invece di studiare la tabella del passato prossimo e memorizzare tutte le forme, Prendete una canzone italiana che vi piace e che usa il passato prossimo. Stampate il testo, evidenziate tutti i verbi al passato. sono andato, ho fatto, siamo stati, hanno detto. Li vedete in frasi vere, con significato, con emozione. E potete analizzare. Ok, sono andato usa essere. Ho fatto usa avere. Perché? E così cominciate a vedere i pattern. Ma li state vedendo in un contesto ricco, non su una pagina bianca. Questo fa una differenza enorme. Un metodo che adoro, soprattutto per i principianti, è usare favole e racconti per bambini. Esatto. Le favole usano un linguaggio semplice, ripetitivo, con una trama chiara e sono piene di vocabolario utile. La volpe e le uve, la cicala e la formica, Cappuccetto rosso. Potete trovarle facilmente online in italiano. Leggetele ad alta voce. Cercate di capirle senza tradurre ogni singola parola. Usate il contesto, le immagini se ci sono. E dopo, se volete, potete analizzare la grammatica, il vocabolario. Ma prima godetevi la storia. Perché questo è il punto. Lo studio contestualizzato rende l'apprendimento piacevole, non una corvée. La mini sfida per questa settimana è molto personale e molto divertente. Scegliete un argomento che vi appassiona davvero, qualcosa di cui potreste parlare per ore nella vostra lingua madre. Può essere un hobby, un interesse professionale, una passione, un'ossessione. Non importa quanto sia di nicchia. E poi cercate e consumate un contenuto italiano su quell'argomento. Può essere un articolo, un video YouTube, un episodio di podcast, un post di blog, quello che preferite. Non deve essere lungo, anche solo 5 minuti, 10 minuti. L'importante è che sia autentico, fatto per italiani, non per studenti. E mentre lo guardate o lo leggete, non preoccupatevi di capire ogni parola. Concentratevi sul messaggio generale, sulle parole chiave del vostro argomento. E alla fine scrivete 5 parole o espressioni nuove che avete imparato, ma non scrivete solo la traduzione. Scrivete una frase di contesto, possibilmente legata alla vostra passione, così quella parola sarà ancorata a qualcosa di significativo per voi. E vi garantisco che quelle 5 parole le ricorderete molto più a lungo di 50 parole imparate da una lista casuale. E arriviamo all'ultima abitudine, forse la più importante di tutte, la connessione umana. Perché alla fine questo è il vero motivo per cui impariamo le lingue. Non per passare un esame,
non per aggiungere una riga al curriculum. Impariamo le lingue per connetterci con persone, con culture, con mondi diversi dal nostro. E quando dimenticate questo, quando l'apprendimento diventa solo regole da memorizzare, verbi da coniugare, esercizi da completare, perdete la motivazione. Perché quelle cose, da sole, sono noiose, sono aride, non nutrono la parte di voi che vuole davvero imparare. Invece, quando ricordate il perché, quando tenete a mente quella conversazione che volete avere, quel posto che volete visitare, quella persona con cui volete parlare, tutto cambia. Lo studio diventa un mezzo, non un fine. E improvvisamente anche la grammatica più noiosa ha uno scopo. Allora, come si coltiva questa connessione umana? Come si fa a mantenere viva la passione? Prima di tutto, trovate la vostra tribù. Persone che stanno facendo lo stesso percorso che state facendo voi. Può essere un gruppo Facebook di studenti di italiano, può essere un corso in presenza nella vostra città, può essere un server Discord, un gruppo su Telegram. L'importante è avere un luogo dove potete condividere i vostri progressi, le vostre difficoltà, le vostre domande. Perché quando studiate da soli è facile scoraggiarsi. Pensate, sono l'unico che non capisce questo, o tutti gli altri sono più avanti di me. Ma quando siete in una comunità, vi rendete conto che tutti hanno le stesse paure, le stesse frustrazioni, gli stessi momenti di confusione. E vi rendete conto anche che tutti hanno momenti di gioia, di scoperta, di finalmente ho capito. E celebrare insieme questi momenti rende tutto il percorso più leggero, più umano. Un altro aspetto della connessione umana è consumare cultura italiana con intenzione. Cosa significa con intenzione? Significa non guardare un film italiano solo per fare pratica di ascolto. Significa guardarlo per entrare in quel mondo, per capire quella prospettiva, per sentire quelle emozioni. Guardare un film ambientato in Sicilia per capire qualcosa della vita siciliana, della storia, dei valori, dell'umorismo. Ascoltare una canzone napoletana per sentire la malinconia, la passione, la poeticità di quella tradizione musicale. Leggere un articolo sulla politica italiana non solo per imparare il vocabolario politico, ma per capire cosa preoccupa gli italiani in questo momento, cosa li divide, cosa li unisce. Quando approcciate la cultura con questa curiosità genuina, l'apprendimento della lingua diventa quasi un effetto collaterale. Imparerete perché volete capire, perché volete partecipare, perché volete connettervi con qualcuno. E c'è un ultimo esercizio che voglio suggerire, che per me è stato trasformativo. Dimmi. Quando praticate l'italiano, immaginate una persona specifica con cui state parlando o una situazione specifica in cui vi trovate. Per esempio? Non studiate frasi generiche come «dove si trova la stazione?». Studiatele immaginando di essere a Roma, perduti, che dovete prendere un treno e state chiedendo aiuto a un passante gentile. Visualizzate la scena, sentite l'urgenza, l'ansia, il sollievo quando la persona vi aiuta. Esatto. O se state studiando il vocabolario del cibo, immaginate di essere seduti in una trattoria toscana, con il sole che entra dalla finestra, e state ordinando. Questa visualizzazione attiva le stesse parti del cervello che si attiverebbero nella situazione reale. Sta creando una memoria emotiva. E quando poi vi troverete veramente in quella situazione, le parole verranno naturalmente, perché le avete già vissute nella vostra mente. La mini sfida finale è molto personale e molto potente. Pensate a una persona, a un luogo o un ricordo che vi ispira nel vostro percorso con l'italiano. Magari è vostra nonna che parlava italiano, magari è quel viaggio che avete fatto a Firenze 10 anni fa, magari è un amico italiano che volete sorprendere. O magari è semplicemente l'immagine di voi stessi seduti in un caffè italiano, che leggete il giornale e chiacchierate con il barista. Qualunque cosa sia, pensateci, connettetevi con quell'immagine, con quell'emozione. E poi prendete il vostro diario o un foglio di carta e scrivete 2 frasi in italiano su questo. 2 frasi su perché state imparando, su cosa significa per voi l'italiano, sul vostro perché. E quando avrete momenti difficili, quando la motivazione sarà bassa, quando penserete a cosa serve tutto questo? Rileggete quelle 2 frasi, ricordatevi del vostro perché. Perché è quello che vi porterà avanti quando la forza di volontà non basta. È la connessione umana, è l'amore per la lingua, per la cultura, per le persone. Ed è più forte di qualsiasi ostacolo.